Oggi sistemo il mio orto. Taglio i rami dai pomodori così il pomodoro non soffre e cresce più, i pomodori crescono più grandi. Guardate, ricevo tanti commenti da voi come faccio a essere così positiva anche quando lavoro nel mio orto sotto sole. La risposta c'è già, no? Nel mio orto. Io penso che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, deve avere il coraggio di provare a lavorare per se stesso, di provare almeno una volta. Vi assicuro che provate tanta soddisfazione. Una di voi ha lasciato un commento sul mio canale dove diceva: fai il lavoro che ti piace e non dovrai lavorare neanche un giorno della tua vita. Quando ho aperto questo canale l'ho aperto per condividere con voi quello che so, le mie passioni. Invece ho scoperto un'altra mia passione che mi accompagna ormai da mesi. Ho scoperto di avere la passione della fotografia e dei filmati. Non vi posso descrivere quanto è bello il mondo della fotografia. Dietro a una fotografia c'è il mondo. Ognuno di noi ha un proprio punto di vista per osservare il mondo e le persone che li circonda, giusto? La stessa cosa è con la fotografia, con quelli che scattano la fotografia. Spesso le fotografie rispecchiano il nostro animo, rispecchia quella che vediamo, la vita, in che modo lo vediamo, il nostro stato di animo, i nostri desideri. È qualcosa di meraviglioso. E io sono veramente molto fortunata, mi ritengo, di aver scoperto questa passione. Mentre sto lavorando nel mio orto, ogni volta stavo pensando a tutti quei macchinari professionali, quei obiettivi da migliaia di euro che li ho sempre desiderato per riuscire a fare qualcosa di bello. La fotografia è più che una passione, è una propria e vera magia. Ho preso un mazzo di fiori, oggi ho da festeggiare qualcosa. Grazie ai miei sforzi e a voi che mi guardate, oggi ho realizzato un altro dei miei sogni. Non vi posso descrivere che emozioni ho provato quando ci siamo conosciuti per la prima volta. Mentre mi deve arrivare l'obiettivo che l'ho ordinato, intanto mi alleno con questo. Da settembre inizierò a fare dei corsi approfonditi. E un giorno sarò io quella a farti le riprese al tuo matrimonio, al tuo battesimo. Tanto mi conosci, no? Sai che mi piace farti emozionare. Questi pomodori li ho lasciati circa 5 giorni in cantina. Mi piace di più quando io li lascio in casa che loro si maturano ancora di più. Oggi faccio delle conserve con i pomodori. Allora ogni anno sperimento, faccio le cose diverse. Quest'anno ripeto quello che ho fatto l'anno scorso, ma soltanto questo metodo, dove io semplicemente ho messo questi pomodori in acqua bollente, tolgo la pellicina e poi li conservo così al naturale.
Ho provato tanti metodi, ma questo è migliore dal mio punto di vista. Il pomodoro conservato in questo modo io lo uso anche per fare, non so, la carne alla pizzaiola, lo metto anche in ragù, il pomodoro è bello dolce, anche perché lo conservo così naturale com'è, non aggiungiamo niente tipo conservanti o qualcosa, e mi trovo meglio così. Anzi, quest'anno ne farò tanti barattoli di questo, perché l'anno scorso si sono finiti subito. Ho lavato i barattoli con acqua e bicarbonato. Adesso, come potete vedere, il pomodoro, vedete come è bello maturo, ma questo è perché l'ho lasciato in casa un po' che si maturi proprio succoso. Tolgo la pellicina. Volendo potete fare anche con la pellicina, no, io penso che comunque questa pellicina un po' dà fastidio nel mangiare. Faccio questo e tolgo tutta la pelle dal pomodoro, e dopo li taglio tipo 4-5 parti, dipende dalla grandezza del vostro pomodoro. Io lascio proprio così pezzi grandi e li mettiamo nel barattolo. Adesso aggiungo soltanto un po' di pepe, così i nostri pomodori sono molto più saporiti, e aggiungo anche il foglio di alloro essiccato. Metto tipo un foglio di alloro un po' a metà, metà per ciascuna di questi barattoli. In più aggiungo un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale. Fate conto che i miei barattoli sono da 1 litro. Metto il coperchio e basta, li metto a bollire. Guardate che i barattoli adesso non li ho sterilizzati, li ho soltanto lavati bene. Non li sterilizzo se dopo devo metterli comunque a bollire quando si crea il sottovuoto. E adesso li mettiamo in acqua a bollire per circa 45 minuti. Tagliamo veloce la cipolla, poi trittiamo bene. Ho messo anche a bollire un po' di riso. Ho messo a soffriggere la carne con un po' di peperoni e la cipolla. Io ho aggiunto anche 3 cucchiai di succo di pomodoro, ma giusto per dare un po' di sapore e il colore. Ho pulito bene i pomodori dentro e anche la polpa del pomodoro, non tutto, però metà l'ho messa lì a soffriggere con la carne. Amalgamiamo tutto, il riso che l'ho fatto cuocere per circa 8 minuti, ho aggiunto le melanzane che abbiamo soffritto prima e un po' di grana, e riempiamo i nostri pomodori. Sopra ho messo un po' di pan grattato e un po' di olio di oliva, ma proprio appena appena. Li ho messi in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Dipende dal vostro forno, a volte bastano anche 30 minuti. Ecco, provate voi, vedete quando appena hanno preso già un bel colore. Adesso condivido con voi un dolce meraviglioso. Se magari a volte sentite bisogno di mangiare qualcosa di dolce, ma per vari motivi non potete mangiare il burro, il zucchero, insomma, ecco, se non volete ingrassare, ci tenete alla vostra linea, adesso condivido con voi questo dolce. Vedrete che vi piacerà molto. Abbiamo bisogno di fiocchi di avena.
Tutti gli ingredienti vi lascerò nella descrizione del video. Metto a scaldare il latte, abbiamo bisogno proprio di latte bollente. Adesso aggiungiamo il latte nei fiocchi di avena. I fiocchi di avena li ho presi quelli più fini e amalgamiamo bene, li lasciamo che questi fiocchi di avena in qualche modo si gonfiano. Ci servono le banane, ma quelli maturi. Più maturi saranno, più buona sarà la torta, perché più maturi sono, loro sono più dolci. In questo modo la nostra torta, la dolcezza della torta lo prenderà anche da queste banane. Abbiamo bisogno di cacao, lo dobbiamo setacciare e amalgamiamo bene con queste banane. Aggiungo le uova. Adesso metto un pizzico di sale. Abbiamo bisogno di 2 cucchiaini di lievito per il dolce. Allora, io volendo possiamo anche non aggiungere lo zucchero. Io ho aggiunto proprio un cucchiaino di zucchero, a me piace un po' più dolce il dolce. Però voi volendo non potete aggiungere più niente, anche perché la glassa dopo sarà comunque dolce. Allora, adesso abbiamo bisogno di noci. Mi piace questa torta, l'ho provata con i noci sia non tostate sia che li ho fatte un po' tostare. Mi piace di più quando li metto un po' sul fuoco, sono un po' più croccanti e hanno un sapore, un gusto più buono. Mettiamo dentro anche questi noci. I fiocchi di avena ci sono stati tipo 10 minuti con il latte bollente, adesso si sono già gonfiati, ammorbiditi. Ho messo tutto questo composto che l'abbiamo fatto sopra i fiocchi di avena, amalgamiamo bene. Imburo un po' la teglia, se volete potete aggiungere anche carta da forno, in questo modo evitate anche di mettere il burro. Metto un po' di farina e mettiamo il nostro composto qua dentro. In forno a 180 gradi per circa 35 minuti. Facciamo la glassa per metterla sopra la torta. Abbiamo bisogno di un po' di latte e il cioccolato fondente. Per questo dicevo, se volete non potete aggiungere lo zucchero, perché comunque la torta si addolcisce sia dalla dolcezza delle banane, sia da questa glassa del cioccolato fondente. La torta risulta umida, non è secca per niente, è molto buona. Questa è un'alternativa se magari siete a dieta e volete qualcosa di buono. Mi è arrivato il nuovo Tineco, aspira, lava, pavimenti. E questi aspiralava pavimenti da Tineco sono amati da tutti, ovunque vai a leggere le recensioni, insomma penso che sono veramente migliori come aspiralava pavimenti, questo senza filo intendo. Quando vi arriva a casa percepite subito la qualità e per chi non lo conosce l'aspirapolvere senza fili intelligente, lava pavimenti, pulizie per pavimenti, superfici asciutti o bagnati. Questi sono tutti attrezzi che c'è un altro rullo pulito che ad esempio con uno possiamo pulire in terrazza fuori, un altro tenerlo pulito per pulirlo in casa. C'è questa spazzola che aiuta a pulire aspiralava pavimenti. Ecco, c'è la carica batteria, c'è un altro filtro nuovo, è veramente bellissimo. Quello che apprezzo di questi aspiralava pavimenti è che ha questi 2 contenitori separati, che in uno si mette l'acqua sporca e in un altro l'acqua pulita con il detersivo. Cioè, per farvi capire, l'acqua pulita non si incontra con l'acqua sporca. Allora è migliorata molto, la differenza dell'altro modello. Il rullo dov'è? Vedete non c'è il bordino, ok? Questo perché?
In questo modo riusciamo ad avvicinarsi molto di più vicino al battiscopa o qualche mobile che lo lava meglio. Il detersivo viene chiuso bene, così che non rischia che magari si apre. Questi contenitori dove si mette un misurino di questo detersivo, il detersivo ha una profumazione delicata, sa di pulito, di fresco. E mettiamo la nostra acqua, ecco, questo sarebbe il nostro mochi. Adesso lo installiamo qua, premiamo il pulsantino e inizia a lavare. Adesso io gli ho fatto tante prove perché comunque sono quei prodotti che insomma bisogna spiegare bene, no, alle persone così riescono a capire se come funziona, se veramente gli serve una cosa, un aspiralavapavimenti così o no. Allora, è bellissimo perché in questo modo evitiamo con andare avanti e indietro con il moich, con il secchio, buttare l'acqua, il mal di schiena. Invece quando ecco, abbiamo questo aspiralavapavimenti con un designer bellissimo, è molto anche più bella la nostra casa. Ho messo qua le fiocchi di avena, bricioli di biscotti, ho messo i cereali che i bambini mangiano, ho messo il latte e vi voglio fare capire come veramente, cioè, insomma, vedete anche voi aspira tutto. Ma ripeto, penso che loro sono i migliori come aspiralavapavimenti senza filo. Quando lo incontra sporco il display diventa rosso, questo riusciamo a capire che il pavimento in quel posto è molto sporco, ma questo è dovuto perché all'interno ci sono questi due sensori che riesce a percepire quando il pavimento è sporco o no. E come potete vedere è migliorata molto il rullo, adesso io riesco veramente a avvicinarmi al battiscopa più vicino possibile, in questo modo lui lava veramente tutto. Allora, l'aspiralavapavimenti va bene per tutti i tipi di pavimento, duro, superficie in cotto, pietra, legno, marmo. Ad esempio, se voi avete la terrazza che la volete lavare, basta cambiare il rullo perché ce li ha due, con uno lavate magari la terrazza fuori, invece un altro lo tenete pulito per la casa. È ottimo per chi soffre di mal di schiena, chi ha i bambini piccoli che iniziano a camminare, è ottimo per chi ha animali in casa. C'è anche l'applicazione sul cellulare. È iniziata. Rilevamento automatico che serve a stabilire se è necessario eseguire un ciclo di pulizia automatico. La cosa fantastica è che lui si autopulisce da solo, basta premere il pulsantino e lui si pulisce da solo la sua spazzola, i suoi tubi, i filtri, tutto quello che ha assorbito dell'acqua sporca. Una volta che hai finito di autopulirsi, basta prendere il contenitore con l'acqua sporca e di buttarlo. E con il codice ERICATIN avete 90 euro di sconto. Attenzione che dura fino al 21 agosto. Vi lascerò il link nella descrizione del video. Mi piace e mi ispira molto anche il rumore del mercato. Quando piove e se mi è possibile provo ad andare a fare la spesa lì. Preferisco a comprare qualcosa dal mercato e non dal supermercato. So che i commercianti nelle giornate che piove vendono poco, la gente esce con poco di casa e provo a fare la mia parte. Preferisco comprare da loro in quelle giornate che piove. Voglio condividere con voi come conservo io mirtilli al naturale, magari per qualcuno può essere utile. Ho lavato bene i mirtilli e dobbiamo farli asciugare per bene, li ho lasciati con anche un paio di ore, li lasciamo che si asciugano. Adesso con un bicchiere provo a schiacciarli, li premo, non importa se non si rompono tutti, se non si aprono tutti, anzi è più bello quando qualcuno resta così. Allora fate conto, se voi avete 500 grammi di mirtilli, allora va messo 500 grammi di miele, ok? La porzione è una a una. Se avete 200 grammi di mirtilli, allora 200 grammi di miele. Ho sterilizzato i barattoli
E niente, riempiamo questi barattoli con questi mirtilli. Non li mettiamo a bollire, non li facciamo sottovuoto, ma si conserva in questo modo direttamente in frigo. So che può stare anche tutto l'inverno, io non li ho mai tenuti anche perché li finiamo subito. Per una conservazione migliore ho fatto questo, ho tagliato la dimensione del barattolo, la carta da forno, li metto in alcol, ok? Potete anche un alcol quelli per fare tipo delle bevande, delle spritz e li metto così sopra, in questo modo si conserva meglio, non fa la muffa. A cosa mi serve? Sicuramente è molto dolce, ok? Però ecco io mi prendo un cucchiaio di questo e lo metto quando faccio tipo la mattina la colazione con l'avena o per addolcire le nostre colazioni o del toast. Provate e vedrete che vi troverete bene. Ho approfittato degli ultimi saldi che erano rimasti, ho preso un po' di cosette per i bambini, tolgo le etichette e li metto a lavare. Tanti di voi mi hanno chiesto, ma come mai taglio sempre le etichette? È una cosa mia personale, li odio, ecco, le etichette. Polaroids all scattered across the dusty floor in the backseat of my Chevy 58, along with bits of candy wrappers